Immagine, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento all'ora del mistero. Naturalmente anche oggi ho 2 telecamere, una la tengo spenta perché, come avete visto è di scarsa qualità, questa diciamo dal cellulare migliore uso il computer per vedere la vostra chat che naturalmente durante la lettura delle notizie non potrò leggere, quindi come sempre le domande, dovranno anzi essere scritte in maiuscolo e essendoci Bruno diciamo metterà, automaticamente tra le domande da fare per dopo. Vi chiedo cortesemente, visto che ci sono tantissimi video da vedere, visto che ci sono delle novità, di cui già comincerò ad accennare alcune cose da subito, di non fare domande fuori tema, non oggi almeno. Tra l'altro domani sera ci sarà un'altra live sull'argomento alle 21:10 e ci sarà anche Massimo Cirami e vi leggeremo, questa è una cosa importantissima, anzi vi leggerò, poi ovviamente Massimo esprimerà anche la sua opinione, un importante documento, europeo, un documento che è stato redatto da scienziati di diverse università europee, tra cui anche una scienziata italiana di cui in una scorsa live vi ho fatto accenno dicendo che l'ho contattata e sono in attesa, spero naturalmente, di avere una sua risposta, perché vorrei invitarla a parlare qui in live direttamente. Perché una cosa è ovviamente riportare una notizia, un'altra cosa è far parlare direttamente chi ha portato avanti lo studio e lasciare esprimere questa, persona, mhmm, anche tecnicamente, scientificamente parlando, direttamente a voi. Speriamo che questo si possa in qualche modo, realizzare. Quello che mi interessa farvi capire è che tutta la situazione, per quanto in alcuni ambienti stanno cercando di convincere l'opinione pubblica che stia, sciamando il fenomeno, che stia in qualche modo diminuendo la quantità di avvistamenti, che addirittura nel New Jersey non c'è più un'emergenza. Addirittura in altre zone come New York, eccetera, non se ne parla più e che questi avvistamenti ormai sono stati spiegati come ed etichettati naturalmente dal governo americano con le solite stupidaggini: sono droni e nella maggior parte dei casi sono addirittura aerei pilotati. Non è così, non è assolutamente così. Oggi chi ha potuto già vedere, lo short e i video che ho già pubblicato, naturalmente avrete visto che ho pubblicato un video con 3 testimonianze, dovevano essere 4, ma 1 ho preferito metterla a parte e l'ho lasciata per domani come premiere perché è di tutt'altro genere. Infatti si tratta di un ingegnere statunitense che racconterà quella che è la sua interpretazione di questa situazione, ritornando a parlare nuovamente della questione nucleare, ma citando un progetto segreto americano. Quindi ve lo raccomando, domani questo video è importante. Oggi, c'erano 3 testimoni che direttamente dal New Jersey raccontano la loro versione dei fatti. Non parlano di droni, anzi li smentiscono categoricamente, parlano invece di UFO, parlano invece di UAP, parlano invece di sfere di plasma, i cosiddetti plasmoidi. E quindi, il documento che leggerò domani è un documento scientifico che spiega come questi plasmoidi si formano, cosa esattamente sono, da dove vengono, perché gli studi hanno portato a dare comunque delle vere e proprie informazioni e definizioni su questo argomento, dichiarandole ufficialmente scientificamente oggetti, tra virgolette, naturalmente, di origine extraterrestre, in quanto non si formano nella nostra atmosfera, non in quella bassa almeno, non vicino al terreno, ma addirittura, fuori dall'atmosfera o nella parte più alta, più esterna dell'atmosfera e pertanto quindi sono comunque extraterrestri. Magari ancora non possiamo definirli extraterrestri in senso diretto del termine, cioè come delle entità,
Ma in questo documento vi anticipo anche che si parla della possibilità di comportamenti intelligenti da parte di queste sfere di plasma e che il tutto è stato vagliato tecnicamente e scientificamente. Non ultima cosa, in questi giorni, soprattutto da ieri, si sta parlando anche di un altro documento, questa volta redatto negli Stati Uniti, leggermente successivo a quello di cui ho fatto nota poc'anzi e che naturalmente sarà appunto oggetto di discussione della live di domani. Quest'altro documento, che è già stato pubblicato comunque da alcuni youtuber, da alcuni ricercatori, era programmato che lo facessi anche io, ma vedendo la mole di informazioni è impossibile farlo in un'unica live o in un unico video. Quindi vi preannuncio che appena avrò la possibilità tratterò anche quell'argomento, ma lo tratterò in maniera molto approfondita e, se necessario, in più puntate. Questo per farvi capire che siamo davanti forse ad una svolta, quantomeno dal punto di vista di quello che la scienza realmente, non parliamo di, diciamo, teorie complottistiche e cose di questo genere, quindi a scanso di equivoci per tutti gli scettici, i dubbiosi, indecisi, eccetera, eccetera. Qui parliamo proprio di scienza ufficiale, accademica, universitaria, che si sta interessando a questi fenomeni già da gennaio del 2023, che ha portato ad uno sviluppo nel gennaio 2024 e che sia in Europa che negli Stati Uniti ha messo per iscritto con tanto di immagine una certa documentazione, che parte dalle missioni spaziali, quindi parte dai casi ufficiali che sono stati in qualche modo negli anni filmati, ripresi durante le missioni degli Space Shuttle. Non sono stati vagliati tutti i filmati perché ce ne sarebbero centinaia della Stazione Spaziale Internazionale, ma soprattutto della Stazione Spaziale Mir, di epoca sovietica, e via discorrendo. Chiusa questa parentesi, che per me era fondamentale per anticiparvi argomenti di prossime live, in particolar modo la prossima live di domani, non mancano di certo le notizie che in qualche modo ci portano nuove informazioni o fanno riemergere il fatto che in realtà, come dicevo all'inizio, non è assolutamente vero che ci siano, diciamo, tutta una serie di eventi che sono in calo quantitativamente, qualitativamente, eccetera. Al contrario, sempre di più si diffonde il fenomeno in tutto il mondo, sempre più tipologie di oggetti sembrano essere avvistati e tra questi anche oggetti sempre più grandi, tra i quali anche gli stessi plasmoidi in qualche modo sembrano arrivare anche quelli di grandezze superiori. Mentre il fenomeno dei droni rimane una costante chiara e una costante che spesso si accompagna proprio al fenomeno nelle sfere di plasma e naturalmente al fenomeno delle apparizioni degli oggetti volanti non identificati. Siamo quindi davanti a un'escalation, potremmo dire, un flap di tipo globale che, attenzione, non deve far "trapelare", tra virgolette, a livello planetario, che sta succedendo realmente e deve essere relegato al territorio del New Jersey, al territorio di alcune parti di New York City, dove appunto c'è il divieto di sorvolo, dove è stato confermato questo divieto, quindi sono diminuiti drasticamente gli avvistamenti di droni, perché in effetti stanno volando solo quelli governativi autorizzati e quelli delle forze dell'ordine autorizzati, che vanno proprio a studiare le sfere di plasma ed altri oggetti che compaiono. Naturalmente, quando mi vedete guardare in un'altra direzione, perché sto guardando lo schermo del computer, quindi non è scortesia naturalmente, ma è un obbligo che ho per poter vedere alcune cose. Grazie Davide intanto per il sostegno al canale. Io vedo se riesco a condividervi la prima schermata.
giusto proprio per farvi capire, no? Vediamo se si vede, ok, perfetto. Allora, questo è un articolo interessantissimo che in qualche modo mi interessa farvi notare per un argomento soltanto in realtà. Proprio perché le autorità statunitensi hanno sostanzialmente dichiarato che si tratta di casi irrisolti, e tutti e 9.000. Vi ricordo che in quelle 3 settimane fatidiche ci sono stati 9.000 avvistamenti sugli Stati Uniti, in realtà adesso se ne sarebbero aggiunti negli ultimi giorni, proprio a cavallo delle festività, almeno altri 5.000. Che non è vero che sono tutti droni, che sono tutti aerei col pilota, eccetera, e quindi tutti giustificati, perché in effetti proprio le stesse autorità ammettono che ci sono alcuni casi che persino per loro che, scusate se faccio questa affermazione, ma che a volte sembrano dei veri e propri ritardati, che, praticamente, c'è stato un gigantesco UFO a forma di boomerang come quello di Filadelfia che è stato avvistato sopra la città di New York e sarebbe stato visto da centinaia e centinaia di persone. Ma non è argomento di discussione, sono pochissimi gli articoli che riportano questa tipologia di informazione che invece è importantissima e dovrebbe essere al centro dell'attenzione di tutti i media. Quindi questo era naturalmente un primo punto interessante. La seconda cosa che mi interessa farvi vedere, allora, ci sono effettivamente tutta una serie di droni, vi faccio vedere nel frattempo questo video che viene mostrato dove ci sono tantissime di queste luci nel cielo, che in realtà in quel caso specifico non sono affatto droni. Questo avvistamento risale al 24 di dicembre, quindi siamo alla vigilia di Natale, a Las Cruces in New Mexico, quindi in una località che sì, è famosa naturalmente per gli avvistamenti UFO, ma è lontana dal New Jersey e dalla zona calda. E stiamo parlando di una vera e propria flottiglia di queste sfere di plasma che sono apparse e sono rimaste stazionarie per ore sopra questa cittadina. E naturalmente quindi, questa cosa, vedremo che effettivamente, realmente, concretamente ovunque. Lo abbiamo già visto naturalmente nelle scorse puntate, vi ho mostrato, video sostanzialmente dell'India, della Cina, della Russia, del Giappone, della Corea, vi ho mostrato la della Germania, dell'Italia, della Spagna, della Francia, della Svizzera e della Polonia, della Grecia. Abbiamo visto, video, di tutti i paesi sudamericani, nordamericani e centroamericani e via discorrendo. Persino nei paesi scandinavi dove la gente esce poco sono stati avvistati. Oggi se riesco vi faccio vedere anche un video girato, se non ricordo male, a Oslo, quindi appunto in paesi scandinavi. Allora, questo che vedete è il sito della Homeland Security e praticamente è un sito pubblico che potete ovviamente consultare tutti quanti, dove è possibile andare a vedere degli aggiornamenti che vengono rilasciati relativamente con costanza. Diciamo che vengono rilasciati solo esclusivamente quando ci sono delle informazioni importanti, come possono essere la minaccia dei droni, degli UAS, come vengono definiti, ovvero droni avanzati, a cavallo con il fenomeno UAP, giusto per creare più confusione ancora, far confondere ancora di più sia i ricercatori che gli appassionati. E naturalmente si parla di terrorismo, si parla di disinformazione, di
eventi catastrofici e via discorrendo, quindi questioni di sicurezza nazionale. E è stato riportato tra gli altri un bollettino in cui appunto si parla di questa emergenza. Questo a dimostrazione che l'emergenza non è affatto terminata, anzi adesso che ci sono i cieli chiusi, interdetti al volo dei droni, l'emergenza è ancora maggiore, perché non essendoci più effettivamente il rischio di volo di droni per uso civile, commerciale, eccetera, che non hanno il permesso e quindi vengono intercettati e abbattuti dalle autorità, siamo davanti ad un fenomeno che persiste e che non può avere questa spiegazione. Di conseguenza viene fomentata e accreditata sempre di più la questione dell'ipotesi ufologica, dell'ipotesi del fenomeno aereo non identificato. E come abbiamo visto appunto dai testimoni di oggi, moltissime sono le persone, soprattutto proprio nel New Jersey, che ormai parlano ufficialmente di UAP, parlano ufficialmente di UFO e ridicolizzano la questione dei droni, perché vivendola sopra le proprie teste sanno perfettamente che non si tratta di droni, almeno nella maggior parte dei casi. Andiamo a vedere adesso un'altra notizia. Allora, qua siamo sul sito MSN. Satellite, disastro di satellite militare reitto in fase di rientro spaziale. Nelle scorse giornate abbiamo visto sempre di più che stanno aumentando non solo la presenza di sfere di plasma, di oggetti ufologici che appaiono pressoché ovunque, dei droni che sono in aumento per spiare questi oggetti, ma anche di lunghe diciamo, code di detriti spaziali che rientrano nell'atmosfera e che questi detriti spaziali sono in quantità veramente grandissime, in quantità industriale. Vi ho fatto diverse volte degli esempi che questi detriti, per poterli produrre, ci vuole una struttura grande minimo quanto la stazione spaziale, forse anche di più in alcuni casi. E abbiamo visto detriti che sono stati visti in vari stati degli Stati Uniti, in India, in Giappone, in alcuni paesi europei, in Russia, in Australia e in Sud America e anche in isole sperdute dell'Oceano Pacifico. Questo significa che è un fenomeno molto più diffuso di quello che possiamo pensare. Di conseguenza, questo è entrato tra gli argomenti scottanti e di quelli che devono essere censurati e a cui bisogna dare necessariamente una spiegazione, diciamo improvvisata, che avrebbe un senso soprattutto alle orecchie degli scettici e dei creduloni. Quindi che cosa se ne sono usciti a dire? Che un satellite militare si è disintegrato in aria sostanzialmente, proprio ve la faccio breve, e sarebbe precipitato rilasciando dei detriti. E gli allocchi ci credono. Ora, giusto per fare 2 precisazioni. A parte la Stazione Spaziale Internazionale, che è la struttura in assoluto più grande che abbiamo attualmente in orbita, almeno tra quelle conosciute, che è composta da almeno una ventina barra trentina di elementi, tra cui ce ne sono una dozzina particolarmente grandi, ognuno grande più o meno quanto un satellite. Le altre, diciamo, cose, ora entriamo nello specifico, orbitali più grandi che ci sono allo stato attuale intorno alla Terra, sono le 2 stazioni spaziali cinesi, di cui una operativa e una in fase di costruzione, che sono grandi approssimativamente un quarto di quella internazionale. Il James Webb Telescope, che è grande più o meno quanto 2 delle strutture della stazione spaziale, quindi è più piccola della stazione spaziale cinese, circa la metà, forse anche meno. E poi abbiamo un 3-4 mini shuttle, alcuni americani e alcuni cinesi, come l'X-37 statunitense, per intenderci, che sono grandi all'incirca la metà, forse un po' meno di uno shuttle.
Tutte le altre strutture orbitali, anche se si tratta di 1 milione di detriti spaziali, sono grandi da quanto un pugno più piccoli fino ad arrivare alla grandezza di una macchina molto grande, che si traduce con, se entrano in atmosfera, vediamo un unico detrito piccolo che si incendia e non fa neanche più tanta strada. Quindi quello che stiamo vedendo non è assolutamente giustificabile con satelliti militari, a meno che sopra le nostre teste, come dico io da diversi video, diverse live e da diverso tempo, non ci sia lassù una qualche forma di guerra, che magari noi non c'entriamo assolutamente nulla, e che questi detriti sono quindi in qualche modo legati ad uno scontro, o ad una guerra, ad una battaglia. Oppure qualora fossimo coinvolti anche noi, magari ci stanno, tra virgolette, sempre, prendiamo con le pinze questa questione, magari una guerra con i nostri programmi spaziali alternativi e segreti, come potrebbe essere il Solar Warden. Naturalmente siamo solo nel campo delle ipotesi, quindi ci atteniamo a quelle. Ma di sicuro nulla di quello che ufficialmente è in orbita e quindi conosciuto può essere in alcun modo parte integrante di questa questione. Una cosa che dobbiamo capire e che ci viene adesso pressoché sempre o quasi, almeno in Italia, di cui non si parla di questi argomenti, occultata, è la presenza di questi oggetti, di questi UAS come li chiamano adesso, o droni avanzati, ma in realtà sfere di plasma ed altri apparecchi non identificati, che continuano ad essere presenti non solo in New Jersey, New York City, ma si sono espansi ovunque sugli Stati Uniti e nel mondo, ma che continuano a spiare le installazioni militari, come nel caso praticamente di Camp Pendleton, che tra l'altro è una delle caserme più importanti e famose del mondo attraverso il cinema di Hollywood. E non è l'unica, perché ce ne sarebbero anche altre. Naturalmente, quindi, c'è un motivo, anche se ci stanno occultando questo aspetto, cioè quello della presenza di questi oggetti sopra le installazioni militari, che ricordo non essere solo quelle americane in territorio statunitense o americane in territorio europeo, non solo quelle della NATO, come da parte americana si ostinano a dire, non i militari, non al governo, ma i civili americani. Lo vedremo in uno shorts o in un video che pubblicherò probabilmente tra domani e dopodomani, più in dettaglio, dove ci sarà una cittadina se non ricordo male, proprio del New Jersey, che racconta la testimonianza del papà, che è un militare in servizio, tra l'altro, se non ho capito male, un ufficiale che al momento si trova in Canada proprio per l'emergenza nella situazione attuale, che quindi testimonia la sua versione dei fatti, che sarebbe legata proprio ad una minaccia ai paesi della NATO. E naturalmente è una delle tante opinioni veicolate da diciamo un ambiente specifico, come può essere nel caso specifico quello delle forze armate americane. Andiamo a vedere. Allora, qui abbiamo un enorme triangolo che è stato avvistato.
Allora, qualche giorno fa vi avevo mostrato già questo avvistamento che è avvenuto nel Nord Carolina e non è l'unico avvistamento di questo oggetto, anzi ce ne sono diversi altri di avvistamenti di oggetti triangolari, ma questo in particolar modo è enorme, cioè sarebbe grande quanto uno stadio o due stadi di baseball, che per intenderci siamo intorno alla grandezza di uno stadio e mezzo di calcio per noi italiani. Giusto per dovere di cronaca, per chi, magari può vederci, la forma di un famoso B2, o di un B21, quindi della versione aggiornata, ammodernata a livello tecnologico, quindi diciamo l'upgrade del B2, non è quello. Tra l'altro non avrebbe neanche senso che è ricco di tutte queste luci, sembrerebbe, quasi uno sfottimento, dell'aeronautica che avrebbe addobbato un po' come un albero di Natale sostanzialmente, uno dei velivoli segreti più importanti al mondo, più avanzati e sicuramente uno dei più avanzati attualmente in servizio tra quelli statunitensi. Non si tratta di quello, l'avevo già detto l'altra volta, lo ribadisco ancora una volta. Questo a ulteriore conferma anche della stessa cosa che abbiamo visto detto da governo americano, dalle autorità americane in un precedente articolo che vi ho accennato, in cui si parlava tra i casi ancora non risolti, c'è proprio quello di un velivolo a forma di boomerang, ancora più grande di questo, e che i velivoli triangolari sono costantemente in aumento, avvistati un po' ovunque in tutto il mondo, diciamo con una percentuale del 9, se non ricordo male, per cento rispetto, diciamo alla casistica internazionale di tutti gli altri. Io adesso non ricordo se tra le cose che vi farò vedere questa sera in un articolo, ma non o cioè questo pomeriggio, ma non credo, c'era un grafico, a torta per intenderci, quindi ve lo accenno adesso, nell'eventualità me lo scordo e non sarà visibile negli articoli, dove si era fatta una statistica, in buona sostanza il 30% degli avvistamenti globali in questo momento che vengono segnalati alla FAA, quindi all'organizzazione in pratica aeronautica civile statunitense che gestisce il tutto, dalla baracca aeronautica, gli spostamenti, eccetera, eccetera, la sicurezza e via discorrendo, sono sfere di plasma e vengono definite sfere di plasma. Il 36 o 39% sono luci nel cielo, vengono definite così. Il rimanente terzo, più o meno terzo degli avvistamenti sono suddivisi in triangoli, dischi volanti, a forma di boomerang, forma di stella, sferici, cilindrici, eccetera, e poi avvistamenti anche generici, quindi UFO di tutte le altre categorie, di cui magari ci sono degli avvistamenti più rari, come possono essere quelli a forma di ciambella, oppure a forma di rombo, eccetera, eccetera. E questo, per me è molto importante, perché rispecchia quello che io vi sto dicendo negli ultime settimane, cioè che abbiamo 3 fenomeni contemporanei, più o meno con la stessa percentuale, che sono un fenomeno UFO generico, un fenomeno delle sfere di plasma, e in questo caso ci inserisco anche le sfere luminose, e un fenomeno, più generico, quindi incluso all'interno della fenomenologia ufologica più, variegata di forme, dove ci inserisco anche i droni, che sono una percentuale bassa con una maggiore concentrazione proprio sul territorio statunitense e le basi americane. Proprio perché, come dico sin dall'inizio, questi droni hanno l'utilità di andare a studiare il fenomeno UFO, di andare a studiare in particolar modo le sfere di plasma,
Lo ribadisco dal primo momento, lo continuo a ribadire ora che sto avendo ragione, tra virgolette, attraverso tutta una serie di cose che stanno emergendo, come i documenti di cui parleremo domani, i documenti di cui parleremo prossimamente, questa statistica della FA e persino articoli, annunci e quant'altro. Oltre che ovviamente tutti i video di cui ne abbiamo visti già forse un migliaio da quando facciamo, anche di più da quando facciamo le live, che ogni volta che facciamo una live ve ne mostro almeno 30, 50, ci sono state live in cui ve ne ho mostrati anche 70, 80 di questi video e anche in questa occasione ve ne mostrerò più che posso, naturalmente nei limiti del tempo, per poi riprendere con la visione anche di questi importanti documenti, non lo dobbiamo dimenticare. I video sono tra i documenti più importanti nell'ambito della ricerca ufologica, soprattutto in questo momento dove vengono sfornati in quantità industriale. Ci sono tantissime persone in tutto il mondo, ma soprattutto nel New Jersey, che ormai stanno con gli occhi all'insù proprio per cogliere questi oggetti, per riprenderli e postare tutti i video senza alcuna censura. E questo è importantissimo perché abbiamo un fenomeno che sta screditando, tra virgolette, le versioni governative e sta screditando persino lo scetticismo ignorante che c'è in giro, che deve negare assolutamente l'evidenza sotto gli occhi, sostenendo delle ipotesi stupide. Io in questi giorni, ragazzi, ho sentito delle cose veramente ridicole e in alcuni casi proprio me la sono presa a ridere, ma ci sono stati dei casi in cui c'era da piangere per le affermazioni fatte da alcuni individui, come per esempio, vediamo se riesco a ricordarmene qualcuna di queste affermazioni e condividere per farvi sorridere anche a voi. Sono tutti video fatti con CGI e IA, quindi intelligenza artificiale e computer grafica. Come si può sostenere che migliaia di persone in tutto il mondo che filmano gli stessi oggetti da angolazioni diverse negli stessi luoghi si sarebbero messe tutte d'accordo per fare delle computer grafiche perfettamente allineabili per posizioni, eccetera, sugli avvistamenti per far sì, sfruttando la presenza dei droni in cielo, vedete proprio la mente bacata, per fomentare l'attività UFO nella testa di noi che siamo appassionati di ufologia, col fine ultimo di favorire i governi che hanno in testa di fare il blue beam. Cioè, io non sarei riuscito a ideare una stupidaggine, per non dire una ata, così articolata da maniaco che deve andare a giustificare una cosa di cui pensa, ma neanche volendo ci sarei riuscito. Cioè, qua siamo al delirio assoluto pur di negare l'evidenza. Questo ovviamente era una cosa tra le più articolate, ma c'erano commenti e affermazioni anche di poche parole che erano veramente stupidi, ridicoli, di gente che magari viene a deridere, ma alla fine fa una magra figura del capo. Andiamo avanti. Allora. E qui praticamente abbiamo una cosa che è importante e che conferma un'altra cosa che io dico dall'inizio. Cosa vi ho detto dall'inizio? Che se da una parte c'erano tutti gli esperti che sostenevano che i droni fossero in aria per cercare la notte segni di radiazioni, perché c'erano un aumento di radiazioni progressivo in alcune zone, che si parlava di materiale radioattivo scomparso, che parlava addirittura di bombe atomiche scomparse dal territorio ucraino e piazzate in luoghi segreti negli Stati Uniti. E che
Questa ipotesi, per quanto improbabile, è comunque possibile, spiegando quali sono le motivazioni per cui questo sarebbe possibile. Perché i droni andrebbero solo la notte a cercare le radiazioni? Perché ovviamente questa è una domanda importante e lecita che merita una risposta. E lì si parla proprio della sensibilità dei sensori che riescono a captare anche le più piccoli picchi di radiazioni nell'aria solo esclusivamente al buio, perché le radiazioni solari interferiscono con la ricezione dei sensori delle radiazioni sul territorio, eccetera. Quindi questa cosa viene spiegata chiaramente e sappiamo che è così. Ma allora, come si fa a collimare la presenza dei droni che cercano radiazioni a quella dei droni che stanno studiando le sfere di plasma? Allora, per prima cosa dobbiamo capire che le sfere di plasma producono elettromagnetismo e di conseguenza radiazioni elettromagnetiche. Quindi ecco che già abbiamo trovato un punto comune. In secondo luogo, dobbiamo ricordarci e non dimenticare, ed è per questo che vi faccio vedere questa schermata di questo articolo, che il fenomeno UFO è sempre stato molto più concentrato nei luoghi dove ci sono scorie radioattive, centrali nucleari, armi nucleari, bombe atomiche e oggetti che producono radiazioni, quindi centrali nucleari in avaria, reattori che hanno fuso, eccetera, eccetera. In questo articolo si parla del fatto quindi che viene confermato che statisticamente il fenomeno UFO è sempre più presente là dove ci sono centrali nucleari, ordigni nucleari, eccetera. Sono interessati al nucleare. E in particolar modo gli avvistamenti che non sono in zone civili ma in zone militari, in questo periodo sono concentrate non solo su obiettivi strategici di difesa, ma anche su obiettivi legati proprio al nucleare, cioè missili, quindi silos, centrali nucleari, eccetera, eccetera. Uno di questi è proprio la centrale di Fukushima, per i motivi che ben sappiamo, di fusione dei reattori, la perdita di radioattività, eccetera, eccetera, di questi anni. E infatti Fukushima è diventato uno dei centri nevralgici degli avvistamenti UFO, persino di navi madri. E qui sul canale ne trovate tantissimi di questi avvistamenti, ce ne sono tra l'altro 4 o 5, se non ricordo male, che riguardano proprio la centrale di Fukushima, oltre che i vulcani e altri luoghi abbastanza particolari che sicuramente sono molto ostili per una tecnologia che, per esempio la nostra, che verrebbe immediatamente annientata e distrutta. Quindi c'è un collegamento netto tra la presenza nucleare e le sfere di plasma che appaiono e quindi i droni che starebbero cercando le radiazioni, guarda caso vanno a studiare proprio le sfere di plasma. Ne consegue, e io l'avevo detto, che non sarebbe escludibile la possibilità che effettivamente ci sarebbero degli ordigni nucleari nascosti sul territorio americano, che le sfere di plasma si stanno presentando vicino a queste e che i droni sono lì per cercare o l'uno e l'altro oppure uno dei due e studiano anche l'altro. È fattibile secondo voi una cosa del genere? Allora vi dico subito che con l'aumentare progressivo della presenza dei droni sono aumentate le sfere di plasma e sono aumentati gli avvistamenti UFO negli stessi identici posti e negli stessi identici posti, nella scorsa live con Massimo Cirami ve li ho fatti vedere, se andiamo a prendere, ora non ve la farò vedere di nuovo, in caso andate a vedere nella scorsa live, sovrapponiamo la carta degli aumenti di radiazioni sul territorio statunitense, andiamo a vedere che coincidono alla perfezione con i luoghi di maggiori avvistamenti di sfere di plasma e di droni su tutti gli Stati Uniti. Ragazzi, non voglio dire che avevo ragione su tutto, ma si stanno allineando e confermando la maggior parte delle cose che io dico sin dal primo giorno. Ma per una questione di
di logica, se vogliamo andare a dare delle risposte a determinate cose, dobbiamo fare dei ragionamenti che ci fanno spaziare anche sulle cose che ci sembrano più assurde. Perché io vi sto bombardando letteralmente con opinioni diverse, con esperti che raccontano storie diverse, con quello militare che dice una cosa, l'altro militare che ne dice un altro, quello che elabora 5 ipotesi diverse, il civile che testimonia una cosa diversa da quell'altro, quelle che collimano, eccetera. Dobbiamo ascoltare tutti quanti senza fossilizzarci su una ipotesi, come stanno facendo, ahimè, purtroppo la stragrande maggioranza dei ricercatori, dei divulgatori, che magari si allargano anche un po' troppo la bocca a parlare, prendendo sottilmente a senso loro in giro altri come me che si stanno occupando di questa cosa, e come mi è stato purtroppo ahimè riferito, non dirò il nome, lascio a voi pensare a chi, un ricercatore che è molto famoso in Italia ha indirettamente parlato male di me senza citarmi, ma citando un mio modo di vedere. Allora, vi dico subito che per me non siamo davanti a un contatto di massa. Ve lo confermo ancora una volta perché lo dico dall'inizio. Magari mi sbaglio, magari spero di essere smentito, purché questo contatto di massa sia naturalmente positivo. Questa situazione continuerà ad oltranza, aumenterà, ma non per esserci un contatto, non diretto con noi cittadini, con noi civili. Ci sarà una situazione work in progress, un crescendo che ci dovrà portare ad accettare il nuovo paradigma, per forza. E inoltre i governi saranno costretti a dire la verità, non potranno più negare. E questo già per noi deve essere la cosa più importante, perché poi il contatto avverrà quando dovrà avvenire, nelle condizioni in cui dovrà avvenire, se dovrà avvenire, con chi dovrà avvenire. Chiusa questa parentesi, andiamo all'ultimo articolo di oggi, poi vi faccio vedere un po' di video. Allora, condividi schermo. Il secondo documento di cui vi parlerò prossimamente, che vi ho accennato che verrà diviso in diversi giorni e che è stato trattato in questi ultimi 2 giorni anche da noti youtuber nostrani, parla di sfere di plasma avvistate, quella che vedete alla stazione spaziale Mir, che vi accennavo prima. Quindi in questo secondo studio, di cui poi vi parlerò prossimamente, che è molto più lungo, elaborato dagli americani, vengono prese in considerazione anche altri filmati, altre prove magari più vecchie, non dico più antiche perché stiamo parlando di qualche decennio e non di qualche migliaio di anni, dei plasmoidi nello spazio intorno alle missioni spaziali, eccetera. E questo, diciamo, sarà un argomento importante che va assolutamente fatto con criterio, lentamente, per quanto possa sembrare noioso, perché non è un articolo, è uno studio serio, così come quello che leggeremo nella live di domani, e vanno tenuti ben in considerazione in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi particolari. Andiamo a vedere qualche video. Allora, premessa, vedremo dei video un po' di tutto il mondo. Io volevo essere oggi in specifico mirato a New York, ma vi devo spiegare questo problema. Ho provato a rinominare i video e mi è costato 1 ora di lavoro, ho dovuto riscaricare nuovamente tutti i video perché si erano in qualche modo diciamo danneggiati nel rinominare, e quindi non StreamYard non me li riusciva a vedere. Bando alle ciance. Allora, quello che stiamo per vedere adesso Canada. Si tratta di un plasmoide
a forma di disco, o comunque un disco volante, che è stato filmato mentre sorvolava sostanzialmente le case. Di questi oggetti discoidali, ma esteriormente apparentemente fatti di plasma, se ne cominciano a vedere ovunque, e sono davvero grandi. Alcuni di questi che sono stati filmati sopra alcune città statunitensi, anche se di passaggio, erano grandi almeno 3, 4 isolati. Quindi stiamo parlando di almeno 100, 200 metri per intenderci. E apro e chiudo una parentesi, proprio in questi documenti di cui vi ho accennato si parla di plasmoidi che sarebbero stati avvistati nella parte alta dell'atmosfera o fuori dall'atmosfera in video degli enti spaziali che misurerebbero addirittura qualche chilometro. Quindi ci sarebbero, oltre a quelli che stiamo osservando, piccolini, grandi come un pallone da pallacanestro, fino ad arrivare alla grandezza di un minibus, ce ne sono grandi anche centinaia di metri o addirittura chilometri. Andiamo a vedere il prossimo video. Aspettate che allora fai video. Questo, se non ricordo male, dovrebbe essere, chiamiamolo per quello che è, uno sciame di sfere di plasma avvistate sopra la capitale, quindi sopra Washington, e studiate da lontano, come possiamo osservare chiaramente da un drone che è perfettamente riconoscibile in alto qui adesso sulla nostra destra e al centro, che è completamente diverso da queste sfere luminose che si trovano invece in cielo. History. Earlier today, an astonishing video surfaced, recorded by a local resident in New Jersey. The footage appears to show a massive, green, glowing orb, a mothership, hovering silently in the skies above, captivating witnesses with its unearthly presence. What makes this even more extraordinary is what happens next. 9 smaller, bright red orbs emerge from the larger craft, flying away in different directions with the Come potete vedere, cominciano a esserci video significativi come questo che circolano anche nelle televisioni americane. Quindi al contrario di quello che ci dicono in Italia, che non se ne parla neanche più negli Stati Uniti, al contrario, se ne parla anche più di prima. Allora, andiamo a vedere un altro video. Lento a caricare. Non mi vuole caricare i video, vediamo perché. Vediamo questo. E poi siamo nel New Jersey, 24 dicembre. Tolgo la musica. Siamo sopra il NASA test, non mi ricordo come si chiama, ma è praticamente una zona dove vengono effettuati appunto dei test della NASA. Ovviamente non quella che stiamo vedendo in primo piano, ma la zona dove si trovano appunto queste sfere di plasma che rimangono lì per ore.
drone. Tolgo la musica, altrimenti bloccano. Qui siamo sul Bronx, quindi a New York, il giorno di Natale. E infatti il titolo di questa puntata è Plasmoidi invadono i cieli di New York proprio per questo motivo, perché il giorno di Natale, anche la vigilia e anche il 26 di Santo Stefano, ma in particolar modo il 25 dicembre, c'erano almeno una ventina, una trentina nel momento clou di queste sfere di plasma sopra New York, la città di New York. E c'erano anche alcuni droni che, come abbiamo visto qua nell'immagine, si mantengono ad una certa distanza, probabilmente perché stanno riprendendo il tutto da lontano. E ovviamente potete vedere dallo zoom che siamo a molti chilometri, probabilmente diverse decine di chilometri dal punto dove si trovano, eppure le sfere sono assolutamente visibili da lontano, sono assolutamente visibili in cielo. Qua siamo a San Benedetto del Tronto, in Italia, video del 25 dicembre, pieno giorno, una sfera di plasma è visibile alle ore 17. Questa è una stella. Sì, che si muove. Si Si muove. Vediamo i commenti, sia una stella che si muove, poi alle 17. Guarda dove sta adesso. sta fermo. Si sta muovendo. Ma no. Si sta muovendo. Oppure sono le nuvole che passano. Qui abbiamo dei droni che volano. Vedete come si nota subito la differenza tra i droni che hanno le luci lampeggianti, le luci fisse, che si muovono in un determinato modo, e le sfere di plasma che invece sono pressoché ovunque e che stazionano o si muovono in modo completamente differente. La Michigan. Una formazione di sfere di plasma che è stata ripresa. Ci sono diversi video di questa avvistamento. Doisão, né? Qua siamo in Brasile. Ih, tem dois? Stimolante. E caralho! É óbvio, né? Dopo a città. Olha isso, rapaz. Mano, eles vão chegar no Rio, vão voltar. Os ET vão falar, mano, aqui não. Descansa. Vai, vai. Vai falar assim aí. Que porra é essa? Aí, os ET vão chegar aqui e vão falar. E un terzo oggetto appare invece di colore bianco. Questo è un video, vi dico subito, che lo stanno contestando in molti, ma a me fa sorridere questa contestazione. Allora, tolgo l'audio, altrimenti non posso parlare. Nel video si vede una sfera di metallo in New Jersey, sopra i boschi del New Jersey, che viene inseguita da un caccia militare. Io non ho avuto modo di andare naturalmente ad analizzare o guardare i dettagli, ma dovrebbe essere un F-18 Hornet, quindi un aereo che diciamo tutti conosciamo nel mondo ufologico
al di là della mia passione anche per l'aeronautica, per i droni, eccetera, che è un altro discorso, in quanto i velivoli che avrebbero fatto i famosi filmati dell'US Navy. Questo video viene contestato da molte persone in qualità di presunto video alterato o addirittura interamente fatto con intelligenza artificiale o con computer grafica. E lì me la sono risa perché, come vi ho sempre spiegato, quando un video non è l'originale è impossibile fare un'analisi perché automaticamente diventa un fake. Perché se andiamo a fare l'analisi dei metadati, della grafica, dei pixel su un video che è già stato caricato innumerevoli volte, quindi ha subito dei processi di potremmo dire anche formattazione, ma per essere precisi di compressione e decompressione, di scaricamento e caricamento, eccetera, è alterato. Quindi risulterà alterato anche l'originale di un video in quanto ha subito dei processi. Ora, quindi, io non so e non vi posso dire con assoluta certezza se il video è vero o è falso, ma vi dico che non è improbabile. E ve lo dico perché ho visto altri video e ho letto degli articoli oggi americani in cui si parla di volo degli F-35 e degli F-18 Hornet in questi giorni sui cieli del New Jersey, dove ci sarebbero stati dei tentativi di ingaggio di questi oggetti, sfere di plasma o altra tipologia di oggetti non era specificato, o droni, eccetera, ma di fatto si parla di oggetti inseguiti dai caccia e che ogni volta che arrivavano i caccia questi oggetti o si spostavano, facevano manovre evasive o volavano via, come nel caso di questo video. Quindi anche fosse un video falso, e non sto dicendo che è falso, anche fosse un video falso, ci sta raffigurando degli eventi che stanno realmente accadendo nei cieli del New Jersey in questi giorni. Non mi ricordo questo. Questa è altra scia in questo colore, tra l'altro questo colore, in questo caso di colore azzurro di qualcosa che sta precipitando. Questo è una versione dell'altro, ve l'ho già fatto vedere. Allora, questo ve lo faccio vedere perché lo ritengo un avvistamento molto importante. Allora, stiamo osservando la Luna con un telescopio, quindi questa ripresa è una ripresa fatta da un telescopio. Non so se con uno smartphone o con una fotocamera digitale comunque collegata, ed è stata fatta proprio in questi giorni. Quello che stiamo osservando è un gigantesco velivolo che è stato filmato mentre passa davanti la Luna. L'oggetto è reale, sparisce mentre passa davanti la Luna, è stato filmato e documentato da un telescopio, ha fatto il giro del mondo, ma non ne sta parlando nessuno a livello di notizie importanti, di TG e né niente. Potrebbe trattarsi di una di quelle famose astronavi madri di cui già da qualche tempo ci parlano anche i servizi segreti statunitensi. Allora, qui siamo in questo video che vi sto per mostrare. Vediamo se parte. In Arizona. Questo avvistamento mi sembra che è della vigilia di Natale e potete osservare praticamente una ventina di queste sfere di plasma, anche di più direi, che sono stazionarie o in leggero movimento in un altro degli Stati Uniti. Questo è
un altro video da un'altra direzione dello stesso avvistamento in Arizona, che viene discusso, tra l'altro in movimento mentre il veicolo è in movimento, e possiamo notare che questi oggetti, pur essendo molto lontani, sono ben visibili e stagliati nel cielo notturno e non possono essere né droni né elicotteri né aerei o niente di questo tipo, ma qualsiasi cosa siano necessariamente devono avere un brillamento di magnitudo superiore alle stelle del cielo, e ovviamente a livello di nostra percezione, non di quella realmente prodotta, no? Qui abbiamo altre sfere di plasma sopra un centro abitato, non mi ricordo quale e dove. Quello che vi faccio vedere ora, sperando che parte, è un avvistamento fatto sopra Roma il giorno di Natale. Mannaggia alla musica. Un oggetto azzurro verticale. Può essere qualsiasi cosa, non possiamo escludere tutte le ipotesi, diciamo, canoniche convenzionali, ma sicuramente è un avvistamento interessante. Into space. Questo è uno degli avvistamenti che ha colpito di più per ora a livello televisivo negli Stati Uniti, e riguarda praticamente questo oggetto dal quale sembrano uscire altre sfere di plasma di piccole dimensioni, e che sembra accendere, spegnere, irradiare forse un laser o comunque qualcosa che produce un'intensissima luce. Tanto da far pensare a molte persone ad un tentativo di comunicazione visiva tramite uso di colori e flash, un po' per intenderci sullo stile di incontri ravvicinati del terzo tipo. Vi faccio vedere un ultimo video, perché ce ne sono veramente tanti, li rimando a domani. Questo avvistamento, un attimo l'audio, sono oggetti di plasma enormi che si trovano alle spalle di Capitol Hill. Quindi immaginate, se viene confermato, ma io ne sono abbastanza sicuro, che tutti questi oggetti sono di provenienza extraterrestre, quello che in questo momento avranno come sentimenti al governo americano, cioè panico totale. E quando dicono che non sanno di cosa si tratta e brancolano nel buio, da una parte mentono, ma dall'altra è vero che brancolano nel buio, che non sanno cosa fare e che probabilmente non possono fare assolutamente. Detto questo, adesso via alle domande e stop, cioè via alle domande che avete fatto, stop alle domande più in generale, così poi andiamo verso la chiusura. Allora, domanda di Giorgio. Mi sa, vedendo l'andazzo, che si avrà qualche informazione in più dopo l'insediamento. Allora, per prima cosa bisogna capire se ci arriviamo all'insediamento di Trump, perché se vi ricordate in un video passato e nella scorsa live vi ho fatto notare attraverso un articolo che effettivamente esiste una legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti che in caso di emergenza nazionale militare dichiarata, il COG, che è un organismo che fa riferimento al comando Nord Atlantico e del NORAD, prende il comando scavalcando il presidente uscente e il presidente eletto. In pratica diventerebbe il presidente automaticamente il comandante del NORAD. E questo sarebbe non un problema, ma un motivo di generare caos, rischi di guerra
eccetera, eccetera, ovunque nel mondo. Ma di fatto è una possibilità. Qualora non si verificasse questa possibilità, diciamo che è molto probabile, anche con la fiducia che viene riposta nei confronti di Donald Trump in qualità di divulgatore proprio del fenomeno UFO da parte di molti membri del Congresso, tra cui oggi fino a proprio in diverse interviste oggi ne ha parlato Anna Paolina, membro del Congresso tra i più attivi nella divulgazione, nella disclosure sugli UFO, ha proprio detto che è molto speranzosa che finalmente con la presidenza Trump, anche se non ha specificato subito o dopo o in quale momento, ci sarà un'apertura degli archivi molto più vasta, attenzione, non totale, perché non ci può essere quella totale, ve l'abbiamo detto con Massimo Cirami decine e decine di volte, spiegandovi anche le motivazioni. Non ci diranno mai tutto, ci diranno sempre quello che ritengono opportuno dirci e ci saranno comunque sempre dei segreti. In buona sostanza, sì, cioè in quel caso ci vorrà tempo, piano piano, ma sicuramente lavorerà, si adopererà per questo. Ma prima di fare questo dovrà fare chiarezza sugli eventi attuali e dovrà contrastare in modo netto e forte il deep state che ha le mani in pasta anche all'interno della questione ufologica, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista militare, scientifico, retroingegneristico, eccetera, eccetera. Può essere un fenomeno naturale fisico prodotto e richiamato dalle modifiche dell'atmosfera o altri esperimenti scientifici? Allora, Patrizia, ti do il benvenuto sul canale perché, se non ricordo male, è il primo o comunque raramente ho visto i tuoi messaggi, ma approfitto anche per dare il benvenuto a tutti coloro che si sono collegati in questa live e non l'ho fatto all'inizio perché mi sono un po', diciamo, ho creato un po' di problemi involontariamente con le webcam e mi sono dimenticato di farlo. Vi chiedo umilmente perdono. Benvenuti a tutti. Ovviamente, dicevo, quindi siamo davanti ad una serie di possibilità, molte delle quali sono state descritte nei vari appuntamenti in live, nei vari video qui sul canale, ma giusto perché ti devo dare una risposta e cerco di essere il più sintetico possibile, è probabile che ci siano stati degli esperimenti scientifici falliti da parte della NASA e delle forze armate statunitensi. Non è improbabile che una parte del fenomeno sia stato generato da questo fallimento, ma il tutto, secondo me, non giustifica se non il 30-40% degli eventi attuali. Tutto il resto degli eventi attuali sono giustificabili con oggetti di natura di provenienza extraterrestre di tipo principalmente energetico, ma non solo, per motivazioni che ancora non sono conosciute né da noi studiosi né dai membri del governo e chi a livello statale è stato incaricato per conoscere la questione, anche se sicuramente ci sono delle persone ad altissimi livelli delle forze armate, del governo e dei servizi segreti che ne sono a conoscenza già da prima e che quindi nel momento di cui queste cose si sono manifestate sapevano già di cosa si trattava. Se il congresso togliesse il budget alle istituzioni e acqua, anche se in un boccale di birra, forse comincerebbero ad ammettere l'esistenza e non no, allora, assolutamente Walter no. Benvenuto anche a te perché credo che sia la prima volta che ti leggo, o una delle prime. Siamo davanti ad una situazione in cui intanto il congresso non può togliere il budget a qualcosa che ufficialmente non esiste. Quindi se prima non riescono a far dire che esiste e quindi c'è un'ammissione di fatto, non può essere sospeso il budget. Qualora questo accadesse, è più probabile che invece il budget venga confermato perché emergerà un bisogno estremo che vengano portati avanti questi progetti. Il problema quindi non è utilizzare un metodo estremo per far sì che avvenga la disclosure e
con le spalle al muro dicono di più, ma metterli con le spalle al muro affinché ci siano gli strumenti per poterli contrastare e dirgli o dici la verità oppure ti trovi nei guai. Quindi è l'esatto contrario più o meno. Mali. Allora, può esserci correlazione tra l'aereo caduto in Kazakistan e questi avvistamenti? Io non credo alla versione ufficiale occidentale, che è stata smentita categoricamente con prove alla mano da quella russa. Non escludo quindi nessuna possibilità. Non sarebbe il primo incidente aereo che avviene per colpa di droni e di oggetti di plasma nei cieli. Quindi reputo che questa possa essere una possibilità, anche se molto molto improbabile. Giorgio, ho il presentimento che, tenendo conto che i plasmoidi non blizzano via istantaneamente, vogliono farsi vedere da vicino. Può essere. Allora, negli studi di cui parleremo nei prossimi giorni si parla di rudimentale, quindi primitiva o primordiale, più corretto dire, intelligenza nel comportamento di questi plasmoidi. Addirittura un'intelligenza predatoria, ma lo vedremo domani. E capiremo anche il perché di questa affermazione importante, piuttosto forte, tosta. Io credo che questi oggetti non volano via rapidamente perché, uno, non sono oggetti in senso stretto come gli altri UFO, cioè non sono oggetti tecnologici, eccetera, e quindi non gliene può fregar de meno, ci hanno visti, siamo troppo in vista, ci sono i caccia militari, di qua e di là. Quindi si fanno i loro comodi, arrivano quando vogliono, se ne vanno quando vogliono, stazionano quanto vogliono e via discorrendo. Se però si verifica una situazione, tra virgolette, di rischio, volano via rapidamente esattamente come tutti gli altri oggetti. Allora, Stefano, suppongo. Per alcuni la presenza di tanta polvere ferrosa in atmosfera è indicativo della presenza di Nibiru. E tu sappia, questi oggetti sono stati annoverati nelle tecnologie Anunnaki? No. Non mi risulta, però c'è una cosa per me interessante e veritiera, verosimile in questa affermazione, cioè nella prima parte. Per alcuni la presenza di tanta polvere ferrosa in atmosfera è indicativa della presenza di Nibiru. Allora, togliamo il Nibiru e ci mettiamo le scie chimiche. Vi ho raccontato in più occasioni che le scie chimiche sono un'arma polivalente che, oltre alle implicazioni di geoingegneria, viene utilizzata proprio per rendere visibili gli UFO. Vi ho anche spiegato come. Per farla breve, avendo gli UFO un campo magnetico, un campo elettromagnetico, attirano a sé le particelle di metallo. Quindi l'irrorazione di metalli pesanti in determinate condizioni rende visibili gli oggetti che sarebbero altrimenti invisibili, gli oggetti che sarebbero altrimenti in qualche modo invisibili anche ai radar, rendendoli più visibili ai radar, quindi con un tracciamento radar perché c'è una rifrazione maggiore, e allo stesso tempo più visibili all'occhio. Qualora l'oggetto non fosse visibile, le particelle metalliche che entrano in contatto con la sfera energetica brillano, rendendo l'oggetto comunque altamente visibile perché diventa più luminoso di una stella, eccetera, eccetera. Chiusa questa parentesi, quindi mettiamoci in testa che c'è un legame tra chimiche, HAARP e anche UFO, e che quindi la loro presenza di ferro potrebbe in qualche modo avere a che fare anche con la presenza dei plasmoidi, perché è ovvio che i metalli si possono caricare magneticamente, elettromagneticamente, e questo viene fatto
sono anche utilizzati per migliorare le telecomunicazioni. Le scie chimiche vengono utilizzate per migliorare le telecomunicazioni o come arma elettronica contro le telecomunicazioni nemiche. Quindi anche una questione di rifrazione radio, di onde radio, eccetera. Ora, però il discorso è troppo complicato e troppo lungo per approfondirlo qui. Può essere che i plasmoidi si siano intensificati a causa di elettromagnetismo sempre più diffuso? Allora, Lando, sì, anzi c'è una teoria proprio scientifica che sta emergendo sempre di più, secondo cui i plasmoidi verrebbero dal Sole, che comunque ricordo che la stella è un gigantesco ammasso anche di plasma, non solo di plasma naturalmente, ma anche. E che proprio in questo periodo di particolare attività terrestre di plasmoidi ci sarebbero state delle anomale eruzioni solari generate da formazioni improvvise di macchie solari. Quindi un processo che normalmente è più lento è diventato più violento, più improvviso e in contemporanea a questo, diciamo, queste improvvise apparizioni aumenta quindi l'attività solare esterna proiettata verso l'esterno e sulla Terra stanno aumentando anche le apparizioni di plasma. Ma io non so se questa è una teoria che porterà a qualcosa, se è corretta, se è possibile, se è plausibile o no, ma era giusto comunque dirlo. Stefania, rimango dell'opinione che i triangoli siano retroingegneria usata dai militari terrestri. Che dici? Allora, cara Stefania, che alcuni triangoli come il TR3B, il TR3A, il TR3E, eccetera, siano ottenuti da retroingegneria è assodato, ma pensare che tutti i triangoli neri siano terrestri è sbagliatissimo. Primo, perché come dice la stessa affermazione, se i triangoli sono stati ottenuti da retroingegneria fatta su velivoli extraterrestri, vuol dire che abbiamo recuperato dei velivoli extraterrestri triangolari. Questo significa che ci sono altri, quindi altre civiltà extraterrestri che utilizzano gli UFO triangolari. Io dico gli UFO triangolari per non dire astronavi o diciamo strutture extradimensionali per viaggiare, tipo il TARDIS del Dottor Who per intenderci. Quindi non è così. Perché se gli americani sono riusciti a riprodurre questi velivoli, lo hanno fatto perché ce ne sono alcuni extraterrestri. Ora non lo sentirete dire spesso, perché gli ufologi hanno paura di trattare questo argomento, perché hanno paura di perdere i like, perché è una cosa che non è pacifica, che non è benevola, perché bisogna parlare solo degli angeli, bisogna parlare solo degli extraterrestri buoni, dei nordici, dei pleiadiani, dei pleiariani, c'è tutto questo buonismo del cavolo. Non è così. Allora, i triangoli volanti sono spesso imputabili alla presenza rettiliana, che ci si voglia credere o no, e di alcune delle razze più importanti dei grigi che sarebbero in qualche modo in accordo o sottoposte ai rettiliani. Quindi assolutamente nulla di positivo, di benevolo, di pacifico, eccetera, eccetera. Poi, che alcuni possano essere terrestri, questo siamo d'accordo, ottenuti proprio dalla retroingegneria di velivoli non terrestri. Luca, domanda: di questi detriti non c'è stato nessun recupero ufficiale di qualche curioso? No, perché non arrivano a terra, bruciano in cielo. Perché non cadono con le solite direzioni, come per esempio i meteoriti, cioè così o così. No, scendono parallelamente al punto di vista. Quindi sono come se rientrassero per così rispetto all'atmosfera, quindi bruciano interamente senza cadere da nessuna parte.
E questa di per sé è una cosa che dovrebbe far allarmare, perché non è normale. Scusate la rima baciata. Patrizia, ho visto su YouTube che sulla Luna avrebbero scoperto un materiale sconosciuto che assorbe l'energia elettromagnetica. Se questi oggetti fossero fatti con questo materiale, potrebbero trasformarsi. Allora, Patrizia, non so a quale materiale stai facendo riferimento, però ti posso dire una cosa. C'è una teoria sempre più crescente, io sto cercando di prendere più informazioni possibili su questo caso. Ho invitato una testimone americana che mi ha dato l'ok e che spero di poter intervistare in una live a gennaio, che è stata testimone di un evento a metà novembre, subito prima che cominciasse l'ondata di avvistamenti di sfere di plasma e di droni. E questa persona ha visto un robot trasformarsi in materia, come potrei definirla, nanotecnologica, e trasformare questa materia nanotecnologica in luce e poi riunirsi in una sfera di plasma. Uno ci può credere, ci può non credere, sta di fatto che la testimonianza è stata messa per iscritto, è diventata una testimonianza giurata. Negli Stati Uniti ne stanno parlando pure in televisione, qua ovviamente neanche per idea, a parte me ne ha parlato un solo ufologo in tutta Italia, perché come al solito tutti si spaventano a dare certe informazioni, no? Perché poi ti prendono per cretino, per di like, di qua e di là, no? Informazione, sono i miei. Poi che uno prende e mette da parte perché non ci crede, ognuno ha le sue teorie, le sue ipotesi e via discorrendo. Quindi questa cosa, questo racconto, ma anche alcune altre informazioni che stanno cominciando a circolare, in qualche modo avvalorerebbero l'ipotesi che le sfere di plasma, come hai detto tu, potrebbero trasformarsi anche in altro, viceversa. Sempre Patrizia, questi oggetti potrebbero essere frutto di ingegneria tratta da crash UFO, cioè retroingegneria? Sì, però se tralasciamo la possibilità che siano extraterrestri, se tralasciamo la possibilità che siano, diciamo, naturali, abbiamo la possibilità che siano frutto di un esperimento, ne abbiamo parlato in diverse live, ma questo esperimento sarebbe andato male perché le sfere di plasma in teoria in laboratorio non possono permanere. Cioè nel momento in cui finisci di fornire l'energia, la sfera di plasma si dissolve e scompare, quindi non può sopravvivere al di fuori di un determinato contesto. Al contrario di queste, che durano molte ore, poi vanno e vengono, non è che svaniscono nel nulla. Detto questo, quindi, è importante capire che anche in questo caso, come ho spiegato per i triangoli volanti neri, luce assorbenti, elettrogravitazionali, lo stesso vale per questo, cioè gli esperimenti che sono stati condotti, perché sono stati fatti, non è una teoria, non è un'ipotesi, è scienza, sono stati condotti proprio nei laboratori del New Jersey, andatevi a vedere se però siete perso il video con il militare con il cappellino in testa, non quello con la mimetica a chiazze per intenderci, ma l'altro, che è un ex pilota di droni statunitense. Tra le ipotesi parla proprio dei plasmidi di un esperimento fallito e ne parla con cognizione di causa citando proprio i laboratori dove sono stati condotti qualche anno fa questi esperimenti. Ma quello che volevo dire per chiudere questo cerchio è che anche in quel caso gli esperimenti sono stati condotti grazie all'osservazione dei plasmoidi che sono stati osservati e quindi erano esterni, già presenti, indipendentemente che fossero di origine extraterrestre, extradimensionale o di origine naturale.
I plasmodi sono riconducibili alle flottiglie in Messico da decine di anni? Allora, Stefania, domanda lecita, ma che parte da purtroppo un'errata interpretazione degli ufologi, molti ufologi di tutto il mondo. Chiariamo questa cosa. Sfere di luce sono una cosa, sfere di plasma sono un'altra cosa, sfere bianche sono un'altra cosa ancora. Il 90% degli avvistamenti di flottillas sono sfere bianche e le sfere bianche non brillano di luce propria, sono proprio bianche, riflettono la luce solare, si comportano in modo bizzarro, si muovono a decine o addirittura a centinaia e nel 90% dei casi sono legate agli avvistamenti degli EBANI, entità biologiche aeree non identificate, cioè i flying worms, i vermi volanti, che possono raggiungere anche centinaia di metri, in alcuni casi chilometri. Le sfere bianche spesso escono da questi oggetti biologici, da questi organismi biologici, e formano le flottiglie. Le sfere di plasma sono quelle che stiamo vedendo, che sono visibili come brillamenti solari, cioè proprio come sembrano delle microstelle. Le sfere di luce sono i cosiddetti UFO stelliformi, che sono tra i più rari in assoluto. Purtroppo c'è questa cosa, ripeto, come ho detto prima, che deve essere discusso tutto di buoni, sono tutti spirituali, tutti gentili, e non è così. Le sfere stelliformi, le sfere di luce, che sono rarissime, sono degli oggetti in genere dorati o bianco luminoso che creano tutto attorno a sé delle irradiazioni del tutto simili a quelle di una stella che quando la vedi forma i raggi, e quindi magari anche i disegnini fatti, che abbiamo fatto un po' tutti anche da bambini, di disegnare le stelle con i raggi appuntiti. Esattamente quella forma è quella delle vere sfere di luce, che sono, ribadisco, rarissime. Domanda di Maia: perché qui in Italia hanno fatto passare gli avvistamenti in sordina o l'hanno detto poco nei media? Perché in Italia, Maia, non si parla di nessuna informazione di cui il popolo non deve essere a conoscenza? Perché il popolo deve essere ignorante, perché ignorare le cose non solo ti toglie potere, ma dà potere ai potenti e a chi deve mantenere il segreto. Siccome noi siamo sottoposti agli americani, se gli americani dicono che noi non dobbiamo discutere di una cosa, non ne dobbiamo discutere, perché andremmo contro la loro segretezza, mentre c'è un movimento di disclosure negli Stati Uniti, quindi noi dobbiamo fare la parte di sostegno alla versione ufficiale governativa americana. Quindi figuriamoci se si va a parlare di disclosure, se si va a parlare di avvistamenti UFO o addirittura di un fenomeno globale che dimostrerebbe la presenza extraterrestre nel nostro mondo in questo momento. Non lo faranno mai, come non lo fanno per le situazioni di guerra, dove è tutta propaganda, come non lo fanno nelle situazioni di geopolitica internazionale, dove hanno deciso di creare degli schieramenti e si fa propaganda, e le cose sono ben diverse, sia dal come le dice l'uno e come le dice l'altro. Domanda di Linus Tubes. Gabriele, non pensi che queste manifestazioni siano solo un livello più avanzato della modalità cerchi del grano, al solo scopo di far aumentare la consapevolezza? No. Valuto la possibilità che ci sia una connessione con la questione dei cerchi del grano, ma la escludo perché quando parliamo di cerchi del grano non parliamo di sfere di plasma come quelle che stiamo vedendo ora, ma parliamo
di una specifica tipologia di sfere di plasma che sono più vicine agli orbs che non alle sfere di plasma vere e proprie. Stiamo parlando di sfere di plasma grandi più o meno quanto un pallone da pallacanestro, o addirittura a volte anche piccole come una palla da tennis o da pallamano, che sostanzialmente hanno solo quello scopo, cioè vengono viste solo in quel contesto. Quindi lo escludo e per me è importante specificare che si tratta di una manifestazione completamente diversa, perché mentre le sfere di plasma piccole che sono sui cerchi nel grano producono microonde, ma non hanno altri tipi di radiazioni, eccetera, e sono rapidissime in quello che fanno, e spariscono nel nulla volando via. Le sfere di plasma arrivano, stazionano, stanno ferme, sono enormi e hanno, diciamo, tutta una serie di caratteristiche ambigue, perché la loro temperatura non è misurabile, non emettono del radio, ci sono tutta una serie di cose proprio strane che la scienza non riesce a spiegare. Che ci possa essere una forma di comunicazione, di consapevolezza, no, ma non c'è proprio una forma di comunicazione, stanno lì ferme, punto. Si stanno facendo vedere. Se ci sarà, magari sarà in futuro e ce ne accorgeremo che sia una cosa positiva o negativa. Andiamo verso la chiusura con le ultime domande. Come mai dal progetto Galileo non viene fuori nulla, con tutti i dollari investiti possibili, lo scienziato Evi Loeb catturato nulla? Sapete qualcosa? Allora, premessa che un progetto pubblico come quello Galileo, che ha dei finanziamenti privati, ma le attenzioni sono di dominio pubblico, non potrà dire determinate cose se non con il consenso degli organismi che devono fare l'informazione, che sono sottoposti naturalmente al governo. In realtà ci sono delle voci sui social dove si parla di censura fatta ad opera di alcuni ricercatori proprio di ufologia, che negli Stati Uniti avrebbero addirittura trovato la soluzione alla presenza delle sfere di plasma, ma che gli è stato impedito da tutti i social, da tutte le televisioni, di parlare di questo argomento. Io non lo so se è vero, però lo reputo plausibile. Quello che posso dire è che Avi Loeb, che io ammiro tantissimo come scienziato, non mi è piaciuto quando ha etichettato l'avvistamento di New York della sfera azzurra sul fiume Hudson come un riflesso, perché non è un riflesso, è chiaramente una sfera in movimento, e, e non so nemmeno se in questo momento questo progetto è attivo, se non sulla carta, perché alcuni elementi del progetto che stanno strettamente collaborando improvvisamente hanno cominciato a riapparire in pubblico sui social e su YouTube, cosa che gli era impedita proprio durante il progetto Galileo, per una questione contrattuale. Quindi io qui non metto bocca, ma secondo me il progetto Galileo esiste ormai solo sulla carta. Ultima domanda di Sara. Com'è possibile essere certi del fatto che si tratti di sfere di plasma se gli oggetti in questione si trovano ad una considerevole distanza? Grazie per la risposta e complimenti per il canale. E grazie a te per i complimenti, Sara, e benvenuta, perché anche a te non credo di averti visto prima, ma mi sembra di capire comunque che sei nuova. E andiamo verso la chiusura con la risposta a questa domanda. Allora, innanzitutto il loro comportamento, il come si presentano e ovviamente gli studi che sono stati finora fatti. E naturalmente gli studi fatti dagli scienziati che hanno provato ad analizzare, seppur a distanza, ma ci sono degli strumenti per poterlo fare, così come viene fatto per le stelle, per gli esopianeti, eccetera. Quindi il problema non è avere la certezza di quello che sono. Siamo certi che sono delle sfere di plasma. L'unica cosa di cui non siamo certi, e l'ho detto in diverse live, è se dentro le sfere di plasma ci sia qualcosa invece di fisico e che magari
la sfera di plasma come noi la percepiamo e la vediamo, in realtà è la sfera energetica, forse di propulsione o uno scudo difensivo energetico di qualcosa che invece ci potrebbe stare dentro, che potrebbe essere solido o potrebbe anche essere apparentemente vuoto, cioè trasparente, quindi magari con una forma di occultamento. E a tal fine vi invito e vi ricordo a tutti quanti la premiere di domani, perché si parlerà nella premiere, non nella live, anche dell'ipotesi di occultamento di velivoli proprio attraverso le sfere di plasma e di un progetto segreto del TARPA di cui si sa ben poco, ma qualcosa è trapelato. Vi ricordo che a parlare è un ingegnere statunitense che espone queste ipotesi. Quindi un altro punto di vista significativo. Per quanto riguarda, e concludo con la risposta, quindi siamo davanti a qualcosa che, come ho detto in altre risposte, è stato già studiato, è stato monitorato, è stato riprodotto in laboratorio, quindi se ne conoscono le caratteristiche, quindi anche vedendolo si può riconoscere. Non si può sapere con esattezza la sua origine, quindi rimane, almeno per quanto ci riguarda, il dubbio sulla provenienza, quindi se naturale o artificiale, se sperimentale, se di altro genere e di conseguenza se queste siano intelligenti o meno. Un grazie a tutti per essere stati qui con me, ci vediamo domani alle 21:10 con la live con Massimo Cirami, con il documento di cui vi ho parlato all'inizio, importantissimo, che ci racconta e ci spiega cosa sono le sfere di plasma, come nascono, come si comportano e addirittura perché potenzialmente ci mostrano una sembianza di intelligenza primordiale e potrebbero essere una grave minaccia. Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Buona serata, buona cena e buon proseguimento.